Avere o essere? Te lo spiego tra un secondo. Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Se questa è la mia prima lezione che guardi, ti invito ad iscriverti sul mio canale, così non ti perderai le prossime lezioni per migliorare il tuo italiano e conoscere l'Italia. E inoltre supporterai anche il mio progetto. In questo tipo di video, Italian in 5 Minutes, andiamo a chiarire alcuni dubbi riguardo alla lingua italiana in massimo 5 minuti. Come abbiamo visto nelle precedenti lezioni sul passato prossimo, per formare questo tempo abbiamo bisogno di due cose, cioè l'ausiliare essere o avere e il participio passato del verbo che stiamo coniugando, che stiamo utilizzando. Nella lezione precedente abbiamo visto come scegliere l'ausiliare corretto e quindi sappiamo in generale che alcuni verbi hanno l'ausiliare avere e altri verbi hanno l'ausiliare essere al passato prossimo. Ci sono però alcuni verbi che si comportano in modo particolare. Questi verbi sono i verbi servili: dovere, volere e potere. Infatti questi verbi, dato che sono verbi modali o servili, prendono l'ausiliare del verbo che servono, cioè quel verbo che viene dopo. Per esempio, il verbo mangiare al passato prossimo è ho mangiato, usa il verbo avere. Quindi se faccio il passato prossimo di devo mangiare, questo è ho dovuto mangiare. E la stessa logica è valida per gli altri due verbi modali, volere e potere. Quindi dico ho voluto mangiare, ho potuto mangiare. Non hanno voluto mangiare fuori perché pioveva. Non abbiamo potuto prendere l'auto perché era rotta. Ho dovuto aiutare Luca con il suo progetto di scuola. Vedi, i verbi mangiare, prendere e aiutare hanno l'ausiliare avere al passato prossimo. Ho mangiato, ho preso, ho aiutato. Quindi, anche uniti insieme al verbo modale, mantengono l'ausiliare avere. In questa struttura composta, il verbo modale va al participio passato e il verbo che dà il significato alla frase va all'infinito. Ok, questi erano i verbi modali insieme al verbo avere. La stessa logica vale per i modali con il verbo essere. Quindi il verbo partire al passato prossimo è sono partito, usa il verbo essere. Quindi se faccio il passato prossimo di devo partire, questo è sono dovuto partire. Sono voluto partire, sono potuto partire. Sono dovuti partire in fretta perché erano in ritardo. Sono voluto uscire dal cinema. Il film era orribile. È potuto andare all'estero grazie alla sua borsa di studio. Vedi, i verbi partire, uscire e andare hanno l'ausiliare essere al passato prossimo. Sono partito, sono uscito, sono andato. Quindi, anche uniti insieme al verbo modale, mantengono l'ausiliare essere. Ma ti dico la verità, perché nella lingua informale, colloquiale, nelle situazioni con un registro più familiare, si usa molto l'ausiliare avere anche nelle frasi dove è necessario l'ausiliare essere. Quindi è molto comune sentire il verbo avere anche per quei verbi che hanno come ausiliare normalmente il verbo essere. Ma vediamo alcuni esempi. Hanno dovuto partire, hanno voluto uscire, ha potuto andare. Questi sono gli esempi precedenti, ma con il verbo avere.
Questa è l'alternativa con l'ausiliare avere. Però io ti consiglio comunque di alternare gli ausiliari in base al verbo che stai usando. Quindi ti consiglio di usare la prima regola che ti ho spiegato, che è sicuramente più corretta. Bene, spero che il video sia stato utile. Come al solito, un po' di esercizi li trovi in descrizione. Qui trovi un'altra lezione interessante per migliorare il tuo italiano e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, buono studio!